tutti carissimi amici e di nuovo bentornati nella mia cucina. Oggi farò una crema un po' particolare che arriva dall'Inghilterra e parliamo della lemon curd. La lemon curd è una crema che può essere utilizzata sia tal quale, spalmandola magari su una buona fetta di pane, oppure come farcitura per bignè, torte, eclair e quant'altro. Adesso andiamo a vedere la realizzazione e vi posso assicurare che non è così difficile, anzi per certi versi assomiglia molto alla preparazione della crema pasticcera. Però adesso questo ce lo vediamo nel video, quindi vi aspetto dopo per la conclusione. I'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of time. I'm sick of love songs, I'm tired of this. Allora, per prima cosa vorrei fare questa lavorazione. Lo zucchero questa volta lo voglio preparare in questa maniera, ovvero lo vado a mescolare con un tritatutto o con un mixer, a seconda di quello che voi avete in casa, con le zeste del limone. Tritandole nel tritatutto, l'olio essenziale che c'è all'interno delle bucce si andrà a inglobare con lo zucchero e quindi risulterà ancora più profumato. Sarà fantastico. Like you're fearless, steal all the gold you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. Guardate che colore meraviglioso che ha tirato fuori, guardate. Si vede già il giallo della buccia del limone. E poi il profumo è fantastico. E adesso andremo a rompere le uova all'interno di un pentolino. I'm waiting around for something real. I'm going crazy. Like what's the deal? Abbiamo messo 3 uova intere e mettiamo 2 tuorli. E ora andremo a mescolare con una frusta. Ora aggiungiamo lo zucchero. Sono innamorato di questo zucchero perché è profumatissimo. E mescoliamo. Guardate che meraviglioso colore giallo. È una bellezza. E ora ci andiamo ad aggiungere il succo dei limoni. Sempre mescolando, E ora l'andremo a mettere sul fuoco. Adesso mettiamo il pentolino su un fuoco e mi raccomando mettetelo molto basso e continuate a mescolare. In pratica come si fa per la crema pasticcera affinché non si addensi. Per saperlo dopo lo proveremo con un cucchiaio dove se la crema rimarrà attaccata al cucchiaio e sarà viscosa, allora vuol dire che sarà pronto. C'è anche un altro sistema per poter fare questo tipo di lavoro, ovvero farlo a bagnomaria. Quindi è un procedimento leggermente più lungo, sicuramente non vi darà il problema del riscaldamento dell'uovo e quindi il pericolo che faccia la frittata, però diciamo che se utilizzate anche questo con il fuoco molto basso, continuando a mescolare, non dovreste avere questo tipo di problemi. Ecco, come vedete si è addensata la crema, ci è voluto circa 8-10 minuti, adesso io non ho preso il tempo ma più o meno sono stati quelli, vedete? Comincia ad essere abbastanza densa, adesso finiremo ancora di mescolare per renderla un pochino più corposa e poi faremo la prova del cucchiaio, vedete? Sì, è quella giusta, spengiamo il fuoco e togliamola. Bene. Quando è ancora calda, adesso noi andremo a mettere i nostri pezzetti di burro tolti dal frigorifero, io me lo sono preparato prima, sono 110 grammi di burro e li andremo a mettere all'interno della crema. Lo shock termico farà sì che la crema si raffreddi prima, addensandosi ancora di più con il burro perché poi farà questo la crema alla lemon curd, ovvero con il burro sciolto all'interno diventerà molto cremosa, molto corposa e quindi darà quell'effetto veramente di crema stupenda che andrà poi ad essere utilizzata, come vi dicevo prima, o per farcire oppure per essere anche semplicemente spalmata su una fetta di pane. Guardate che meraviglia, guardate cosa sta diventando, guardate. E continuiamo a mescolare. Bene, e adesso facciamo un'altra operazione. Allora,
Abbiamo preso una boule, abbiamo preso un setaccio e adesso andremo a setacciare la crema perché io la voglio molto molto liscia. Allora, perché la andiamo a setacciare e renderla ancora più liscia? Per il semplice fatto che ancora ci sono dei residui delle zeste di limone. Per l'amor di Dio, va bene anche se la lasciavate così com'era, Però siccome io poi la devo utilizzare per fare delle farciture e voglio fare un altro dolce che vedrete nelle prossime ricette, allora avevo voglia di avere una crema ancora più liscia e ancora più setosa. E comunque, come vedete, ci sono dei residui. Guardate che meraviglia. Guardate che spettacolo. Adesso poi questo perché è ancora calda, ma quando sarà fredda si addenserà ancora di più. Non avete idea. È fantastica. È favolosa. La dovete rifare, assolutamente, la dovete rifare. È buonissima. Una volta che si è intiepidita la mettete in una bowl con la pellicola a contatto e la lasciate raffreddare. Poi nel frattempo vi sterilizzate magari un vasetto, se non dovete utilizzarla subito, in modo tale da poterla conservare tranquillamente in frigorifero fino a un mese. Se invece la dovete utilizzare subito, allora a quel punto, una volta fredda, la potete utilizzare per farcire, come vi ho detto prima, bignè o torte. Bene carissimi amici, siamo alla conclusione del video. Come avete visto, la ricetta è veramente facilissima da fare, ha solo 4 ingredienti: le uova, il burro, i limoni e lo zucchero. Quindi più semplice di così non si può. Ma soprattutto è fantastica e deliziosa e la potete utilizzare come già vi ho spiegato nel video. Ma se volete vedere come la utilizzerò io, non vi resta altro da fare che seguirmi nelle prossime ricette, e se tu non sei ancora iscritto, iscriviti al canale, clicca la campanella e verrai avvertito. Oltre a questo, se tutti voi condividerete i miei video e soprattutto metterete like, a me mi farete crescere, a voi non costa niente e quindi io sarò molto più felice. Ma comunque vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo momento e ci vediamo alla prossima ricetta. Vi aspetto!